Ok, ciao ragazzi, benvenuti a questo video tutorial di oggi. Tutorial è la nostra serie dove facciamo un tutorial a settimana, dove affrontiamo un argomento molto specifico del volo e oggi parliamo di pianificazione. Ok, cerco di farli molto sintetici, molto all'osso e con più informazioni possibili nel minor tempo possibile, quindi potete tornare avanti e indietro nel video per vedere delle parti se vado troppo veloce. Allora, andiamoci a vedere un attimo di cosa stiamo parlando. Sto parlando di un programma, di un sito che viene usato dai piloti reali, tutti quelli che conosco che fanno volo di tipo IFR. Si può usare anche per VFR, ma soprattutto per IFR. In aviazione in generale si può usare anche per chi fa volo simulato e andiamo a vedere un po' quali sono le particolarità. La particolarità interessante è l'affidabilità che ha, il fatto che le rotte sono verificate da Eurocontrol e il fatto che vi dà un sacco di informazioni gratuitamente, senza alcuna registrazione a pagamento mai, ok? Per cartine, piano di volo, così. E inoltre, per chi vola in reale, manda anche il piano di volo a Eurocontrol, quindi può essere usato proprio a fini super pratici. Il sito si chiama autorouter.aero e vedrete in descrizione sotto il link, trovate tutto qui in basso, qua sotto. Quando aprite la pagina la grafica non è eccelsa, però insomma è all'osso e funziona bene. Vi dovete registrare, ok? Mettete i vostri dati col numero di telefono, mettete dati reali, ok? Anche se volate simulato, non scrivete Pippo o Topolino, scrivetelo reale perché non si sa mai che un giorno volate reale e vi serve, e per chi vola reale ovviamente mettete i dati. Quando avete fatto la registrazione avrete il vostro account con cui entrate e praticamente cosa trovate? Trovate la vostra home page dedicata dove avete i vostri aerei. Io qui ho aerei sia che uso in reale sia quelli che uso sul simulatore, che sono fondamentali per creare il volo, perché lui pianifica in base all'aereo che avete, in base agli equipaggiamenti del vostro aereo e alle capacità del vostro aereo. Cioè se avete un Cessnino con solo il VOR non vi dirà di seguire una rotta AirNav a livello di volo 250 perché non siete abili. Allo stesso modo, anche più nel dettaglio, se non avete la radio con lo spazio di canali 833, non vi farà volare negli spazi aerei dove questo è richiesto. Ad esempio in Germania 833 è obbligatorio ovunque e quindi ve la farebbe evitare o vi dice che non trova una rotta. Quindi fate sempre gli aerei, sia che volate realistico sia che volate simulato, nel modo più preciso possibile. Ok? Perdeteci 5 minuti in più per fare l'aereo come si deve e vedrete che ne giovate. Tra l'altro potete partire da dei template in base al costruttore, non so, il Cessna potete scegliere il 172, ci sono tutte le varianti e già vi configura le performance, la potenza, il motore, eccetera, eccetera. Quando avete il vostro aereo ve lo trovate qua. A questo punto vi fate la vostra rotta facendo create route o route, come volete dirlo, e qui praticamente è dove andiamo a crearci la nostra rotta. Ok, si può creare sia manualmente sia facendoglielo fare da solo. Ad esempio, non so, proviamo a fare non so, diciamo un Torino-Perugia. Ok, qui si può cercare sia col codice ICAO sia con il nome, il Torino Caselle, e andiamo a Perugia. Okay. Selezionate la data, essendo reale, se gli chiedete un piano di volo tra un minuto, tra 10 minuti, magari non ve lo accetta perché proprio l'Eurocontrol non accetterebbe un piano di volo IFR mandato così tardi. Quindi diciamo che noi vogliamo volare tipo mercoledì mattina e devo andare a Perugia e quindi parto alle 9:30 UTC, quindi 10:30, e ci vado con il Cirrus. Ok, ma potete scegliere altri aerei. Se volate aerei di linea su Flight Simulator, vedrete che qua aerei di linea non ci sono come preset, perché questo è principalmente fatto per i piloti reali di aviazione generale. Ma potete comunque bypassare la cosa scegliendo ad esempio l'Embraer Phenom 300 come jet privato, che fa le rotte identiche di un aereo di linea, oppure un Cessna Citation. Ovviamente i calcoli carburante così dovrete farli a parte, ma queste rotte qua, il vantaggio che hanno rispetto a SimBrief sono date dal fatto che uno, non vi serve l'abbonamento a Navigraph collegato, quindi soldi risparmiati va sempre bene, e secondo, la rotta su SimBrief va benissimo, ma è fatta secondo delle logiche di un algoritmo, non è verificata se per quel giorno su quella tratta lo potete volare. Questo qui lui va a verificare tutto, adesso vi faccio vedere come.
Poi parametri avanzati potete scegliere come volete, no? Voglio ottimizzare per il tempo più breve, meno carburante richiesto o la quota preferita, e gli dico mettici meno possibile. Voglio volare tra 4.000 piedi, livello 4.0 e 1.6.0, un po' tanto, non voglio volare con l'ossigeno, quindi diciamo 1.2.0. Come vuoi volare? Solo VFR, vi fa anche i piani di volo VFR. Volete fare tutto con IFR preferenziale o solo IFR? O partenza VFR o arrivo VFR o partenza e arrivo VFR, la tratta IFR, avete un sacco di opzioni. Diciamoli tutto, IFR preferito, potete dire evita certi paesi, tipo se volate in certe zone dove per andare in quel paese serve un permesso, non so, Turchia o certi stati di questo tipo, lo inserite qua. Potete dire evita le acque aperte, se volate un monomotore e potete fare lungo costa, questa è un'ottima funzione, e lì potete dire di usare le previsioni meteo. A questo punto clicchiamo Autoroute, se vogliamo farlo manualmente, se no la freccettina a fianco è fatta manualmente, ma io preferisco fare automatico, al massimo fare una modifica, se voglio provare a fare una modifica rispetto a fare tutto. Ci mette un po' di più di SimBrief perché lui sta andando a verificare le aerovie e tutte le leggi dello spazio aereo reale. Questo qua è un sistema reale che si può usare anche in Flight Simulator. Quindi è ancora più realistico e porta il vostro realismo a un altro livello, oppure per i piloti reali che guardano, questo è un ottimo sito. È più conosciuto fuori Italia, quindi mi fa piacere fare questo video in italiano perché è veramente molto bello. Ecco, in 29 secondi ci ha dato 4 opzioni, quindi ci dà una partenza con la C della Star da Torino, quindi ci farebbe fare una Genova 7 Lima per Genova e poi ci fa fare una Laxox 1 Mike all'arrivo. Se no abbiamo un'altra rotta, 257 un po' più breve, una 250 e una da 246 più breve, che sarebbe VFR to VFR. Se la seleziono, vedete, dice guarda, se ti eviti le procedure ci metti meno, lo so, però teniamoci la IFR to IFR. Ci piace questa rotta, tra l'altro qua si può zoomare, vedete tutta la tratta come viene fatta, le aerovie su cui siamo, avete un sacco di informazioni se andate dentro come dettaglio. Potete scegliere Open Flight Maps se volete una cartina più improntata al VFR. Fate continue e adesso arriva la magia, secondo me, di questa pagina. Allora, qui innanzitutto è bellissimo perché vi dà anche le informazioni super pratiche. Questo è per i piloti reali, nel virtuale per fortuna o per sfortuna questa cosa non c'è. Ad esempio ti dice che a Torino serve lo slot per partire e ti dice l'email a cui devi scrivere per richiedere lo slot o il sito dove informarti, cioè tutto automatico. Qui c'è anche il tasto per fare la richiesta dello slot direttamente da qua. Per il volo reale, ragazzi, non fatemi la richiesta di slot per un evento su Ivao, questo è per il volo reale. Qui mettete la partenza e ti dice ci vorrà 1 ora e 20, sono 261 miglia previste, e possiamo anche dirgli di ottimizzare il livello di volo in base al vento. Quindi avremo per il giorno commesso vento a favore, quindi dice guarda, a 16.000 avresti sia il vantaggio di carburante che di tempo. Casualmente oggi coincidono, a volte ti trovi il tempo a un livello e il carburante a un altro. Quindi noi diciamo che più andiamo su meglio è tendenzialmente, no? Stiamo guardando, quindi diciamo che dovremmo fare andando verso sud si tengono i dispari, quindi 20 nodi, diremo 110 come livello. Possiamo calcolare l'alternato, ma te lo dice lui. Guarda, ti fa tutto l'elenco degli alternati lì vicino. Io voglio un IFR, metto Falconara e me lo trovo già qua. Carburante, a quanti giri vado? 2005, dice devi contare più o meno questo, quindi partire con 80 galloni. C'è il Mass and Balance, c'è il Search and Rescue, se avete, non so, la scialuppa, i giubbotti, li modificate qua. Potete aggiungere altre informazioni. Briefing Information, qui potete scaricarvi tutto il report del volo, quindi con i meter, le cartine, le cartine meteo del meteo significativo, tutto quello che volete. Se c'è troppa roba qui la togliete, non so, io non voglio vedere i NOTAM, clicco qua e non me lo trovo. E qui lo potete configurare come volete. Cosa bellissima, guardate, potete scaricare per i vostri strumenti di navigazione, quindi SkyDemon, per chi usa quello, Garmin,
Jefferson FD Root, oppure se avete il G1000 o il G3000, beati voi. Oppure per chi vola su volo simulato potete scaricare Flight Simulator 9X, deve ancora implementare FS 2020, X-Plane, Level D, PMDG, insomma tutto il vostro piano lo prendete qua. E alla fine ovviamente c'è il meteo, quindi vediamo i meter, i TAF di partenza e arrivo, se ci sono delle webcam qui vengono fuori, e poi calcola il Gramet, che è la previsione meteo, il grafica della rotta, quindi adesso vi faccio vedere cosa viene fuori. Ci vuole un attimo. Ok, qui vedete ci sono i venti, sono tendenzialmente a favore, la prua dell'aereo in basso, la coda in alto e l'ala, e quindi questo qua è un vento da dietro. Questa è la velocità del vento, scusate, quindi 40 nodi, 70 nodi, 75 nodi. Questa è la nostra quota di crociera, quindi vedete non c'è nubi né niente, questo è il profilo delle montagne e questi sono i punti della nostra rotta, quindi potete creare un vostro riferimento su questo punto. A questo punto, attenzione, distinzione, piloti simulati, pilota reale. Se fai file flight plan, mandi il piano di volo, quindi effettivamente tu mandi il piano di volo ai controllori di Aerocontrol e così ve l'avete già caricato. Chi vuole in simulato non fate qua, ok? Vi fermate a questa pagina con il briefing pack che potete scaricare qui dove abbiamo preso. Potete prendere tutto, potete prendere anche, non so, il PDF del... Vediamo se riesco a aprirlo nel browser qua. Faccio così, vediamo se lo... Ok, vedete, qua si apre il piano di volo, esattamente come nel reale, potete stampare e fare quello che volete, insomma. Se volete invece vedere un attimo, My Default, questo è il briefing che io mi faccio di solito con i settaggi che mi sono piaciuti a me, quindi dobbiamo aspettare il briefing pack che lo genera. Adesso lo faccio vedere. Poi è molto bello che è automatico, fa tutto e sapete che la rotta è già verificata, quindi non dovete... È rarissimo che vi chiami il controllore dicendo no, guarda che non va bene la rotta che hai fatto, ok? È una differenza enorme. Questo è il briefing che vi esce, tutto gratuito ragazzi, Cioè è una cosa fighissima questo l'ha fatto un ragazzo tedesco che ringrazio, tra l'altro non faccio il nome perché gli piace restare anonimo, ma se lo merita assolutamente. E qui abbiamo tutte le informazioni, quindi i punti di rotta, il significant weather, questa è la nostra tratta con i sistemi principali meteo, qui c'è un ciclone, anche qua bassa pressione, qui alta pressione, potete verificare, questo è quello che abbiamo visto prima, questa è la tratta, come sarà in base in OTAM sulla rotta, insomma ragazzi ve lo lascio un po' vedere a voi e esplorare nel dettaglio perché è molto bello, ci vuole un po' di tempo a dedicarci ma dà un sacco soddisfazione, è gratuito, funziona benissimo e porta il vostro realismo se volate in simulato a un altro livello e se invece se volate in reale vi semplifica la vita da matti, non dovete usare Rocket Route, non dovete usare siti complessissimi di ENAV o via dicendo, quindi io da quando ho scoperto questo mi ha veramente cambiato la vita. Bene, insomma, tutorial breve, ne farò una settimana, se vi piace come tipo di contenuto abbonatevi al canale col subscribe sotto, se mi date un like aiutate tantissimo per l'algoritmo di YouTube a far vedere questo contenuto a altri appassionati di aviazione. Vi ricordo che facciamo anche le live su Twitch, 3 sere a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, solo aviazione generale, ok? Non volo aerei di linea perché io sono un pilota privato e non mi interessa quell'ambito, ma voliamo sia VFR che IFR fatto nel realismo massimo possibile. Nel commento sotto i link per entrare nella nostra community, quindi le live, il Telegram e via dicendo. Vi saluto, ci vediamo settimana prossima ragazzi e buon volo e buon divertimento, ciao!